Hello and welcome on Watches TV, and I already mentioned that this year was slightly special when it comes to table clocks, wall clocks and other ways of telling the time, with quite a few creative mechanical devices, and today we will simply continue down that line. So a couple of years ago when we were in Singapore for a watch-related event, I saw for the very first time some Italian clocks that really triggered my interest from a brand called Meccaniche Orologi Milano. So the watchmaker behind these clocks, who is a member of the HCI, was not present on site, but I immediately thought that it would be interesting to meet him and discover a bit more. So we finally took our Watchmobile direction Milan and met the man and his little team to talk about their craft, but also talk about a special order made by a Singaporean collector who wanted to develop a rather spectacular table clock with astronomical indication. In this case, a diamond constellation map representing the sky above Milan, and a total of 5 of these clocks will be produced and sold under the BCHH brand. So let's go Italian style. Io nasco meccanico più che orologiaio, sono un orologiaio autodidatta, ma che ha seguito dei corsi, al British Horological Institute in Inghilterra e ha studiato sui testi che poi hanno studiato tutti, come Watchmaking di George Daniels. La mia formazione nasce meccanica e ingegneristica. L'idea, è quella di far colloquiare la nostra idea di orologeria con l'idea moderna di design nei settori soprattutto del furniture. È un'idea di portare all'avanguardia l'orologeria e farla dialogare con l'alto design. La nostra visione è stato proprio un lavoro di portare l'orologeria al minimalismo, e anche alcune soluzioni, come quella appunto del rocchetto di carica, di nasconderlo all'interno del movimento, nascono tutte dall'idea di portare l'orologio a forme essenziali. Quindi il rocchetto di carica deve essere un cilindro, non deve avere viti o altre cose attaccate, è proprio portare tutto nelle sue forme minimali, cioè in un certo senso smontare completamente l'orologio in una forma pura ed essenziale. Dal punto di vista del movimento, cercare soluzioni che siano creative o riesplorare soluzioni del passato, comunque sempre con un continuo dialogo tra la nostra concezione di orologeria e quello che è la storia di orologeria. Tutta la parte meccanica la facciamo noi, il movimento è completamente prodotto internamente. Degli orologi ne amo la parte creativa, la parte sculturale, e credo che negli orologi da tavolo, negli orologi da muro, non dovendo sempre lottare con gli spazi, abbiamo la possibilità di esplorare con più libertà forme, soluzioni tecniche. So I talked about a special order, and I wanted to understand better the creative process behind this development between Benjamin, the collector, and Mom. So what were the initial ideas? Because it's not every day that you will see a double turbine-inspired clock showing regular 24-hour time with this floating pendulum movement on one side and this 455 diamond sky set on a blue aluminium enamel disc making the 360-degree rotation in 23 hours, 56 minutes and 4 seconds, meaning a true sidereal day. And if you want, well, you can naturally customize this sky depending on what part of the world you want to see. Well, let's just listen. Anche con lui è partito un dialogo dove alla fine abbiamo un po' esplorato diverse soluzioni, quale fosse la soluzione migliore per farla colloquiare con i suoi prodotti, visto anche l'altro lavoro che adesso è pronto con Sven Andersen di un orologio che fa le ore della Terra, l'orologio da polso parla alla Terra, ai fusi orari, noi abbiamo fatto qualcosa che parla al cielo e alle stelle. L'idea era quella di creare qualcosa dal forte impatto visivo, dal forte impatto emotivo, dall'uso di materiali che comunque alla fine usare anche dei materiali come i diamanti di quelle dimensioni, comunque anche un wristwatch dove si dice che si usa diamanti ma poi a livello pratico si usa quasi della polvere, perché essendo il cielo molto piccolo si usa della polvere, quindi qua invece si tratta di un orologio di diversi carati in diamanti. E il fatto che anche il cielo, le stelle, le mappe stellari sono create appositamente per il cliente, che è stata una richiesta sin dall'inizio di Benjamin da questo punto di vista, di creare una forte personalizzazione, cioè si tratta proprio di ridisegnare le mappe stellari da capo.
L'orologio è costruito secondo i canoni di una buona orologeria, quindi un pendolo in invar con un tubo di compensazione, lo scappamento è 1 grammo, non è un'ancoretta come quello di un cucù. E quindi a livello di cronometria, se è più che di precisione, quindi è più corretto parlare di stabilità del tempo, anche da questo punto di vista creativo è stato uno dei nostri punti importanti, cioè arrivare a degli buoni standard qualitativi anche di cronometria, però non spingerci oltre che andasse troppo a condizionare le nostre scelte estetiche. This pendulum clock beats really slowly at 8,180 beats per hour and holds 10 days of power reserve. And something I appreciate about it, and though I do like to hear the tick-tack of any timepiece, but sometimes on some clocks this can be a little bit too loud, which is not the case with this one. I mean, these turbine shapes are actually made out of wood, onto which some leather has been applied, and inside them you will also find some Alcantara, and all in all, well, it reduces the sound to something extremely bearable and comfortable. But this mechanism actually hides an interesting and original feature. The hour and minute hands are totally independent of one another. So how does this work and why? Le lancette indipendenti nascono dall'orologio col movimento planetario, nasce da un vecchio lavoro di William Strutt dell'Ottocento che sostanzialmente in questo orologio applicava un'idea che è chiamata Ferguson Paradox, dove c'è questo sistema appunto planetario e dove c'è questo pignone che va a lavorare con 3 ruote contemporaneamente, una connessa al movimento, e la differenza di denti tra queste 2 ruote crea un rapporto di spinta che è proprio lo stesso, coincidente con quello del classico Motion Work 12:1, ed è parecchio complicato da costruire perché comunque bisogna dare i giusti giochi, in quanto di solito per ogni orologiaio ad un numero di denti con un preciso modulo c'è un preciso diametro. In questo caso qua noi dobbiamo fare 2 ruote con lo stesso diametro ma con diversi numeri di denti, e quindi ci sono una serie di trucchetti che con la tecnologia moderna sono realizzabili. In passato era abbastanza un incubo fare una cosa del genere. Okay, well, I hope you enjoyed this. I hope you liked listening to some Italian. That was a first on Watches TV, and simply love to show different things happening on the watchmaking planet, which of course doesn't resume itself to Switzerland. So thanks for watching, see you real soon, and I believe we have some other cool clocks coming your way. Told you, a crazy year. So all the very best, and viva watchmaking!